Il tuo corpo non è lo stesso di 10 anni fa. Ogni atomo è stato sostituito, ogni cellula rigenerata. Eppure tu sei ancora qui, con la stessa memoria, la stessa voce, la stessa sensazione di essere te. Com'è possibile? Ogni secondo, miliardi di atomi entrano ed escono dal tuo corpo. La materia fluisce, e tuttavia qualcosa rimane. La domanda più antica della filosofia è anche quella più aperta della fisica. Cosa sei, esattamente? Il tuo corpo è un fiume, non una roccia. La scienza ha una risposta precisa. Il 98% degli atomi del tuo corpo viene sostituito nel corso di un anno. Le cellule dello stomaco si rinnovano ogni pochi giorni, il fegato ogni 300 giorni, le ossa ogni 10 anni. Il tuo corpo è un fiume, non una roccia. La materia scorre, la forma rimane. I filosofi greci lo chiamavano paradosso della nave di Teseo. Se sostituisci ogni singola tavola di una nave, è ancora la stessa nave? La risposta ovvia sembra no, eppure tu sei convinto, ogni mattina, di essere la stessa persona. Cosa ti dà questa certezza? La filosofia ha cercato risposte per 2000 anni. Le tradizioni spirituali ne hanno proposte di profonde, ma c'è un linguaggio che nessuno aveva pensato di usare, fino a poco tempo fa. La fisica quantistica. E ciò che dice sull'identità è più strano e più vicino alle grandi tradizioni sapienziali di quanto tu possa immaginare. Immagina un lago di montagna di notte, perfettamente immobile. La superficie riflette il cielo stellato con una precisione assoluta, è come uno specchio. Ogni stella al suo posto, ogni galassia nitida. Ora lancia un sasso. La superficie si increspa, l'immagine si frammenta, la Via Lattea si dissolve in migliaia di riflessi incoerenti, in continuo movimento. Non riesci più a distinguere nulla. Non è che le stelle siano sparite, le informazioni sono ancora lì, disperse in migliaia di onde sovrapposte. La superficie non è più in grado di tenerle coerenti. Questo è esattamente ciò che la fisica quantistica chiama decoerenza. La coerenza si perde, le stelle non spariscono. La fisica quantistica ci dice che le particelle esistono in uno stato di sovrapposizione, possono trovarsi in più stati contemporaneamente finché non interagiscono con l'ambiente, come il lago prima del sasso, perfettamente coerente, pronto a riflettere qualsiasi stato. Secondo la scuola di Copenaghen, basta osservare una particella per farla collassare in uno stato definito. L'osservazione sceglie. Ma questo spiega davvero cosa succede? Molti fisici oggi non ne sono convinti. La fisica classica ha una risposta tranquillizzante. Sei la continuità del tuo pattern, il tuo cervello, la memoria, la tua struttura. Sei la rotta della nave, non le tavole. Ma la fisica quantistica dice qualcosa di molto diverso. Dice che ogni singola particella che ti compone è in costante dialogo con l'universo e ogni dialogo cambia tutto. La decoerenza quantistica è il processo fisico con cui un sistema perde la sua coerenza quantistica, interagendo con l'ambiente. Non è un collasso misterioso, è un processo fisico preciso. Ogni particella del tuo corpo interagisce con fotoni, con molecole d'aria, con campi elettromagnetici. Ogni interazione è un sasso nel lago. Esattamente come l'immagine nel lago, le informazioni non spariscono, si disperdono nell'ambiente in modo apparentemente irreversibile. Il pattern della tua identità non viene cancellato, viene redistribuito nell'universo intero, come un'onda che si espande all'infinito. Ogni interazione del tuo corpo con l'ambiente, un fotone di luce sul tuo occhio, una molecola d'aria che tocca la tua pelle, lascia una traccia nell'universo, non metaforicamente, fisicamente. E questo cambia il significato di essere te. La fisica classica dice: sei la continuità del tuo pattern, il cervello, la memoria, la struttura. Sei la rotta della nave. La fisica quantistica vede qualcosa di radicalmente diverso. Ogni particella che ti compone è in costante dialogo con l'universo. La domanda non è cosa sei tu, ma dove finisce il tuo confine. Ogni interazione è un sasso nel lago. Qui arriviamo al confine più inquietante.
Il cervello. Le reti neurali che producono la tua coscienza sono sistemi biologici caldi e rumorosi, esattamente il tipo di ambiente in cui la decoerenza quantistica agisce più rapidamente. Il lago si increspa continuamente. Nel 1994, Roger Penrose e Emeroff proposero che nei microtubuli, le strutture proteiche all'interno dei neuroni, potrebbero avvenire processi quantistici che contribuiscono alla coscienza. La teoria si chiama ORC-OR, Orchestrated Objective Reduction. Se avessero ragione, la coscienza sarebbe un processo che non emerge semplicemente dalla complessità delle connessioni neurali, ma dall'ordine quantistico che persiste, anche brevemente, dentro di noi. Saremmo letteralmente interfacce tra il mondo classico e quello quantistico. Siamo entrati nel territorio della speculazione legittima. La teoria ORC-OR è controversa, non è un fatto stabilito, è un'ipotesi aperta e dibattuta. La scienza onesta lo dice chiaramente, eppure, anche come ipotesi, ci pone davanti a una domanda che non si riesce a togliere dalla testa. Lasciamo per un momento le neuroscienze e torniamo alla fisica pura. Esiste un principio matematico fondamentale quanto la gravità che potrebbe cambiare tutto ciò che pensiamo sulla fine dell'identità. L'equazione di Schrödinger, la legge fondamentale della meccanica quantistica, è riversibile. Questo significa che l'informazione quantistica non può essere perduta, mai. Non è una scelta filosofica, è una conseguenza matematica della struttura dell'universo. Nel 2000, i fisici Arun Pati e Samuel Brownstein dimostrarono matematicamente qualcosa di straordinario. È impossibile cancellare uno stato quantistico sconosciuto, non nel senso che è difficile, nel senso che è vietato dalla fisica. Il teorema del no cloning già lo limitava da una parte, il teorema di non cancellazione lo chiude dall'altra. L'informazione quantistica non può essere creata dal nulla e non può essere eliminata nel nulla. Cosa significa questo per te? Significa che ogni stato quantistico che hai mai incarnato, ogni configurazione di particelle che è stata te, anche per un femtosecondo, ha lasciato una traccia indelebile nella struttura matematica dell'universo. Non puoi essere cancellato, non perché qualcuno lo voglia, perché la fisica non lo permette. L'informazione quantistica non può essere eliminata, mai. Qui la fisica ci porta fino a un certo punto e poi si ferma. Quello che segue è speculazione legittima, non fantascienza, non teologia, ma il confine onesto tra ciò che sappiamo e ciò che possiamo immaginare. Se l'informazione quantistica non può essere cancellata, se ogni interazione lascia una traccia permanente nell'universo, cosa rimane di te quando la tua coerenza biologica si dissolve? Il tu di questo momento, la configurazione esatta di particelle, stati e relazioni, è scritta nell'universo in modo indelebile, non come un ricordo, come struttura fisica. Non stiamo parlando di un'anima nel senso religioso, stiamo parlando di qualcosa che le grandi tradizioni sapienziali intuivano in un altro linguaggio, un'impronta che non può sparire. Il Vedanta lo chiamava Atman, il buddismo lo chiamava il flusso della coscienza, la fisica lo chiama unitarietà dell'equazione di Schrödinger. E allora ti chiedo, se ogni interazione lascia una traccia permanente nell'universo, se la tua informazione quantistica è indelebile, con quanta cura scegli le tracce che stai lasciando in questo momento? Ogni atomo del tuo corpo è stato sostituito, eppure tu sei ancora qui, e la fisica dice che ci sei stato, per sempre. Iscriviti a Quantum Cosmos Mind, il prossimo confine è già qui.